emergenza, di cosa ha bisogno? Mi chiamo Matteo, ho 15 anni. Quella sera me la ricordo molto bene. Mi chiamo Marco Maestrini, ho 54 anni, ero a casa un sabato sera normalissimo con mio figlio Matteo. Mi sono alzato, sono andato sul divano, mi sono seduto. Mi ero accorto subito che mio padre non stava bene. Io una volta seduto sul divano, basta, mi si è chiuso un mondo. Ho sentito fare un verso, non era cosciente e non respirava più. Ho chiamato subito il 118. Mi hanno detto prova a mettere una mano sopra l'altra e prova a fare il massaggio cardiaco. Io subito ho fatto questo e intanto sudavo e mi facevo male alle braccia provando a salvarlo con le mie mani. Mi stava passando davanti agli occhi la vita con mio padre. 10 minuti neanche, sono arrivati i soccorsi, ho aperto i soccorsi e nel frattempo i dottori si occupavano di mio padre per provare a salvarlo. A volte capita che il cuore non riparta nonostante i tentativi di rianimazione. L'ultima opzione che possiamo tentare in pazienti selezionati è la circolazione extracorporea, nota come ECMO. Ci sostituiamo alla funzione del cuore e dei polmoni in attesa di riuscire a far ripartire il cuore. È arrivata la dottoressa Franco a riferirci che erano riusciti a salvarlo. La situazione era abbastanza grave. Mi sono svegliato praticamente un mese e mezzo dopo. La prima volta ho visto una roba come 7-8 macchinari attaccati al suo letto. Tutti i giorni che andavo vedevo diminuire quei macchinari e diminuire quei farmaci, fino a che, tornata a casa, è stata l'emozione più grande della mia vita. Sopravvivere ad un arresto cardiaco non può essere solo questione di fortuna. La stragrande maggioranza di chi sopravvive lo fa perché persone come Matteo hanno iniziato in modo tempestivo la rianimazione cardiopolmonare. In assenza di manovre rianimatorie tempestive, i danni agli organi, in particolare al cervello, diventano irreversibili in pochissimi minuti. Consiglierei di fare un corso di primo soccorso perché è davvero importantissimo e fondamentale. Potresti salvare la vita a una persona a te molto cara, come in questo caso mio padre, che è mio padre e sono riuscito a contribuire per salvarlo. La rianimazione cardiopolmonare può e dovrebbe essere iniziata da chiunque. Un semplice programma che prevede 2 ore di formazione a partire da 12 anni in ogni studente delle scuole potrebbe consentire anche a loro di contribuire a migliorare la sopravvivenza globale. Comunque se è riuscito un ragazzino di 13 anni a fare una cosa del genere, se si impara a fare una cosa così, lo si acquisisce per tutta la vita. Il fatto che tu sappia fare il massaggio cardiaco e chiamare ovviamente i soccorsi può fare la differenza. Mi sono reso conto che il mio intervento era stato fondamentale per salvare mio padre.